Ciao e benvenuto a questo nuovo video. Io sono Massimiliano Zeoli, istruttore DJI del DJI Education in Italia, e oggi mi trovo in compagnia del DJI Osmo Pocket 4P, la nuova fotocamera stabilizzata della DJI che ha introdotto una grande novità, ovvero una doppia ottica, un'ottica grandangolare e un teleobiettivo. Diciamo che è davvero una bella cosa, e siccome in questi giorni sto realizzando il corso per DJI Education, sto facendo dei test, ma mi sono accorto che a seconda se si registra in modalità, ovvero con l'ottica grandangolare o con il teleobiettivo, c'è una differenza sostanziale nel peso delle immagini quando le trasferiamo al computer, ovvero le immagini grandangolari pesano di più, mentre le immagini riprese, i video ripresi con teleobiettivo pesano molto di meno. Però mi sono chiesto come mai. Ebbene, andiamolo a scoprire subito in questo video, come dire, un po' più dedicato a chi ama gli aspetti tecnici. Bene, allora andiamo subito a immergerci, a introdurci nel vivo di questo video e andiamo a scoprire qual è questo mistero che si nasconde dietro la registrazione di video fatti con la DJI Osmo Pocket 4P, a seconda se si utilizza l'ottica grandangolare oppure il teleobiettivo. Bene, quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo registrare due video della stessa durata approssimativamente e andare poi a leggere le informazioni sul computer e capire qual è la differenza. Ok, andiamo subito a registrare i video. Ora sto registrando un video di 10 secondi, ho già premuto record, stiamo a 6, 7, 8, 9, 10. E adesso registriamo questo video con l'ottica grandangolare, da qui non ci leggo molto bene, però già stiamo a 6 secondi, 7, 8, 9, 10. Ok, abbiamo registrato approssimativamente 10 secondi sia per il teleobiettivo che per l'ottica grandangolare e quindi adesso andiamo a scaricare i video sul computer e andiamo a leggere cosa è accaduto. Ok, eccoci qui davanti al computer, ho collegato l'Osmo Pocket al computer e ho aperto le proprietà dei due file. Qui a sinistra abbiamo il file girato con l'ottica grandangolare, mentre a destra abbiamo il file girato con l'ottica col teleobiettivo. Come vedi il peso è differente, qui abbiamo 16,3 MB e qui 11,8 MB, quindi 5 MB di differenza su un video di 5 secondi, quindi immagina, non so, se dovessimo girare mezz'ora, insomma, il peso diventa molto più, o in 4K il peso diventa veramente, come dire, si fa sentire. Andiamo a vedere le proprietà più nel dettaglio. Ok, durata 11 secondi esatti, perfetto, HD, come vedi il data rate si aggira intorno ai 8600-8009, tra gli 8000 e i 9000 KB per secondo per quanto riguarda l'ottica grandangolare, mentre per quanto riguarda il teleobiettivo siamo sotto, stiamo tra i 5000 e i 5005. Quindi andando a leggere un po' i dati dici ok, come mai ha registrato con un bitrate minore, quindi la qualità sarà minore? No, come abbiamo detto, appunto, un bitrate maggiore dipende solo dal fatto che dovevamo immagazzinare più dati e quindi dovevamo immagazzinare maggiore profondità di campo, quindi più dettaglio sullo sfondo, mentre invece quando abbiamo minore profondità di campo, come nel caso dell'ottica tele che schiacciano il soggetto verso lo sfondo, quindi lo sfondo appare un po' sfocato, la fotocamera deve immagazzinare meno dati perché chiaramente su uno sfondo sfocato, come dire, quasi tutto omogeneo. E quindi i dati sono minori. Quindi abbiamo questa differenza di bitrate che non implica una differenza di qualità, ma semplicemente una differenza di registrazione di più o meno dati all'interno del quadro filmico. Questo però, se andiamo nelle impostazioni della fotocamera per quanto riguarda il bitrate, perché possiamo decidere se registrare con un bitrate normale o elevato, in questo momento stiamo registrando con un bitrate normale, se invece impostiamo la qualità dei video su bitrate elevato, allora a questo punto la fotocamera spingerà al massimo il sensore e quindi sia che sta registrando con il grandangolo, sia se sta registrando con il teleobiettivo, il bitrate sarà sempre lo stesso. Abbiamo quindi scoperto che il bitrate video dei video registrati con l'ottica grandangolare o con il teleobiettivo cambia non perché il dispositivo sta
diminuendo o aumentando la qualità del video, ma semplicemente perché quando gira con l'ottica grandangolare deve immagazzinare più dati perché abbiamo maggiore profondità di campo, come in questo caso. Quando invece gira con il teleobiettivo c'è meno profondità di campo, quindi deve registrare semplicemente meno dati e il file sarà più leggero. Ma questo non va a cambiare nulla per quanto riguarda la qualità. Mentre invece se stiamo girando con un bitrate elevato dalle impostazioni della fotocamera, allora a quel punto i video avranno lo stesso bitrate perché con queste impostazioni la fotocamera spinge al massimo le sue possibilità a prescindere dall'ottica che sta utilizzando. Grazie per l'attenzione, spero che questo video sia stato di tuo interesse e se vuoi restare aggiornato sulle ultime novità della DJI o sul mondo dei droni, sottoscrivi il canale, metti un like, mi raccomando se il video ti è piaciuto e ti aspetto al prossimo video.